E quindi finalmente il video che tutti stavano aspettando, il Kilimangiaro, o almeno io stavo aspettando. Dividerò il video in tre parti. Il primo si tratterà dell'arrivo in Tanzania e della prima giornata di ascesa, e dove mostrerò anche la vita da campo. Il secondo video del cuore della spedizione, quindi dal secondo giorno fino alla notte finale, e l'ultimo video, l'ascesa finale fino all'Uru Peak a 5.895 metri. Abbiamo deciso di andare con una società chiamata Follow Alice. Il percorso è quella della Lemosho Route. 7 notti e 6 giorni per arrivare in cima, attraversando vari camp che vedrete nel secondo video. E niente, buona visione. No, com'è che si fa? Versatile comfort in a three-star band. Free yourself with the most effective plan. Il nostro viaggio quindi parte dall'Indrin Lodge. Ecco i compagni di viaggio. Abbiamo il piccolo Giacomo, sexy Luca, Ross, e manca l'appello il grande Carlo, che ci fa vedere come partire alla grande. What's inside? Animated look at Sir Christopher Wren, born and raised by robots, patrolling Roswell Inn, magnificent cathedrals and battle wagons, climbing over spirits. The dead of London sings what's inside. What's inside, what's inside. C'è da un fruttino, lo yogurt. Devo fare anche l'unboxing, tipo, no? Però è più bello dopo, mica l'ovetto. Ah, frutta secca, questa me la porto io. Banana e una carnina. Dopo poche ore in pulmino arriviamo alle Mosho Gate a 2100 metri. Qua Florence, capo spedizione, ci introduce a tutta la crew. Sì, siamo in tantissimi. Destinazione Big Tree Camp a 2895 metri. Il nome originario ve lo faccio commentare a voi in descrizione. Nei commenti, non in descrizione. Faccio ancora un po' a cagare come youtuber. Una volta arrivati al Big Tree Camp, il grandissimo Florence ci ha illustrato le potenzialità del bagno portatile. Infatti, a fine della vacanza, la parte più cospicua della mancia è stata data a chi gentilmente ci ha portato su il bagno. Carlo, qua ci dai il coltello? Cioè, puoi tenere sempre te. Puoi tenere sempre te, adesso. Qua ovviamente mi scuso per lo scempio di fisici che facciamo vedere, almeno per quanto vi riguarda.
La vita da campo quindi si articolava nel lavarsi appena arrivati, come avete ben visto, andare nella tenda comune, mangiare dei popcorn, bere un tè, giocare a carte, in attesa della preparazione della cena che di solito veniva servita verso le 6, le 7 di sera. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del mio bellissimo e praticissimo marsupio. Non ho avuto una bella giornata. Bella leggera. Ogni sera Florence ci illustrava il percorso che avremmo affrontato il giorno successivo, quindi indicandoci lunghezza totale e dislivello complessivo. So it will be flat at that time. So the steepest part will be from here to Shirawan. Which is the elevation of Shirawan? Shirawan, 3,610 meters. Shirawan. Yeah. Sorry. Ah, ok. Shirawan, 3,610. Notare il mio inglese e la mia comprensione sempre ottimale di quello che gli altri dicono. 3,840 meters. So it's only a little bit. Sono le 5. Ho finito un cazzo. Caffè. Gli inglesi qua che stanno usando oggi ci toccano 1200 di dislivello. Passiamo per Shirawan a 3,6, poi direttamente a 3,8 a Shira 2 dove dormiremo questa notte. Aspettano 16 km, tempo totale di camminata 8 ore. Dopo questa fantastica sveglia, quindi ci attende la colazione e poi pronti per partire. No, no, guarda che non è così scuro. È il porridge di merda. Battle wagons climbing over spirits. The dead of London sings what's inside. What's inside, what's inside, what's inside.